Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questa puntata farò recensione di un gioco su cui all'inizio ero un po' scettico, ma che mi ha conquistato subito durante le prime ore di gioco. Sto parlando di Summertime Saga, il titolo gratuito sviluppato da Compass Production. Il gioco è ambientato in una piccola città, dove il nostro protagonista, un giovane ragazzo, dovrà affrontare la quotidianità della vita scolastica, convivendo con la prematura perdita del padre dovuta a circostanze misteriose. Summertime Saga è una visual novel punta e clicca, ma oltre ai soliti dialoghi con i vari personaggi ci saranno una moltitudine di cose da fare. Il gioco si presenta con una mappa molto dettagliata, con una grande quantità di location che verranno sbloccate man mano che si va avanti col gioco. Le aree di gioco hanno zone con cui potremmo interagire e magari trovare qualche oggetto che ci tornerà utile nell'avventura. Il giocatore possiede un telefono, con all'interno una sessione dedicata alle quest, dove potremo tenere traccia dei nostri progressi con la storia e con i personaggi, e un'altra sessione dedicata alle statistiche del nostro personaggio. Quest'ultime potranno essere modificate interagendo con alcuni personaggi, completando dei minigame. Accanto al telefono troveremo lo zaino del giocatore, dove verranno inseriti tutti gli oggetti che troveremo in giro o che compreremo nei vari negozi. Una parte cruciale del gameplay è la raccolta di denaro. Questo potrà essere ottenuto svolgendo vari lavori, che consistono nella risoluzione di divertenti minigiochi, che anche dopo aver ripetuto numerose volte non ho trovato noiosi. Nella mappa di gioco è inserita anche una banca, che ci darà degli interessi in base al denaro che depositeremo. Le giornate sono divise in 4 momenti: mattina, pomeriggio, sera e notte. Queste possono essere mandate avanti velocemente, cliccando nell'apposito tasto, poiché alcune azioni possono essere compiute soltanto in determinate ore della giornata. Per quanto riguarda la storia, essa ha come colonna portante il mistero che circonda la morte del padre del protagonista e ciò che ne è derivato da questa. Ma il gioco è veramente ricco di personaggi. Questi sono più di 60 e con moltissimi di questi il giocatore potrà interagire, portando avanti le loro quest. Alcuni di questi sono veramente azzeccati e offrono delle storie divertenti che non annoiano. La grande quantità di storie e di personaggi rende tutto il mondo di gioco vivo, dando al giocatore la sensazione di far parte di una vera comunità. Inoltre il gioco è arricchito da numerosi cameo e parodie di molti personaggi realmente esistenti che vi strapperanno più di una risata. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. Vorrei confessarvi che prima di iniziare la mia avventura, dalle prime immagini il gioco graficamente non mi convinceva, ma la mia opinione è cambiata in breve tempo. Trovo il gioco graficamente adorabile in tutto: mappa, personaggi, ambientazioni e animazioni. Sicuramente i personaggi in gioco non avranno l'impatto fotorealistico di altri titoli, ma questi sono tutti unici nel loro genere, con uno stile perfettamente riconoscibile che si distingue dalla massa. Anche le animazioni in questo stile cartunesco le ho trovate molto carine e ben realizzate. Anche stavolta ci siamo, è arrivato il momento di elencare quelli che secondo me sono i pregi e i difetti del gioco. Li riassumerò in maniera concisa, dicendo che tra i pro c'è sicuramente il gameplay, questo pieno zeppo di cose da fare. Il tracciamento degli obiettivi, che aiuta il proseguimento della quest. La storia, che mi ha preso sin da subito e non mi ha annoiato. Personaggi, praticamente tutti con delle storie interessanti. Numero dei personaggi, come ho già detto più di 60. Musica e suoni, entrambi ben realizzati. Stile grafico, davvero peculiare e riconoscibile, e le animazioni, ben realizzate. Devo ammettere che i problemi che ho riscontrato non sono tanti, gli unici che mi sento di elencare sono l'assenza di rollback. In molti giochi del genere, e con le visual novel in generale, viene offerta al giocatore la possibilità di tornare in dialogo o l'animazione precedente utilizzando la rotella del mouse, cosa che qui è assente. Un altro difetto è la poca chiarezza in alcune quest. Alle volte il suggerimento del telefono non aiuta e se magari sei stato poco attento durante il dialogo, può capitare di rimanere bloccati in qualche quest, non sapendo come andare avanti. Per molti la valutazione che sto per dare non sarà una sorpresa. Come avrete visto, considero il gioco molto valido e credo che la valutazione non possa essere inferiore al 9. Che dire, uno dei più apprezzati dalla community, e mi sentirei di aggiungere per valide ragioni. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Il gioco è gratuito, quindi lascio in descrizione il sito dove potrete scaricarlo e la pagina Patreon dell'autore. Come di consueto, se avete qualche domanda da fare o volete consigliarmi qualche titolo, lasciate pure un commento. Alla prossima!